Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, come vedete è sera, quasi notte, è buio comunque, ed è voluto proprio questo video qua perché voglio farvi vedere la mia Captur del 2020, le sue luci, i fari e una breve recensione di notte. Poi faremo anche un test su strada per far vedere quanto si illuminano i fari e come funzionano i fari abbaglianti automatici. Benissimo, quindi adesso io proverò ad aprire l'auto e vi faccio vedere com'è l'illuminazione di notte. Quindi adesso vi faccio vedere che tramite il mio telecomando posso accendere i fari, quindi magari siamo su un parcheggio e non sappiamo dov'è la nostra auto. Bene, grazie a questo tasto qua possiamo vedere dov'è la nostra auto e li riconosciamo subito. Adesso li rispengo, vi faccio vedere che quando apriamo l'auto, vedete che i fari di posizione tendono a salire, in modo da dare quel senso di vivo che ha il faro. Volevo farvi anche notare, qui, vedete come è fatto qui, e poi ci sono tutte queste striscioline qui a LED, ok, che tornano a vedersi anche qui dietro, nel faro posteriore. Quindi sembra quasi ci sia una continuità, non so se riuscite a vederle a fuoco, di questo faro qui, che è molto interessante anche come disegno. Guardate il dietro, sempre tutto il faro è full LED e anche le nostre frecce sono a LED e l'illuminazione è molto molto interessante. Adesso riaccendo il faro, così vi faccio vedere, e questi qua sono i fari anabbaglianti. Così va. Eccoli qua i nostri fari anabbaglianti e più quelli di posizione. Adesso provo a riaccenderli e vi faccio vedere, vedete? Poi salirò in auto, proverò a fare anche i fari abbaglianti, accendere le frecce e farvi vedere tutto completo. Bene, questa è l'illuminazione dell'auto di sera. Eccoci qua, quella posteriore. Adesso lei si è spenta perché, eccoci qua, vedete il disegno qual è? È un bel disegno questa Captur che viene riproposta anche nel restyling. Eccoci qua, vedete appunto la retroilluminazione dietro, come sono fatti i fari. Adesso io provo a schiacciare lo stop per farvi vedere come si illuminano. Bene, ora provo a mettere la retromarcia. Vedete che anche le luci della retromarcia sono sempre a LED e fanno una luce molto molto forte e in effetti serve tantissimo. Adesso provo a mettere il retronebbia, eccoci qua, anche questo sempre a LED come avete visto, e adesso provo a mettere le doppie frecce, così vedete tutta l'auto con le doppie frecce ed ha una bella illuminazione perché sì, è completa. Bene, adesso spengo le doppie frecce, spengo anche l'auto e andiamo a vedere gli interni come sono fatti. Vedete che anche il copritarga che abbiamo qui, vedete che è sempre con le luci a LED, una bella illuminazione bella bianca e che illumina anche il pavimento. Se noi arriviamo per caricare qualcosa è bello illuminato. Eccoci qua, adesso vi faccio vedere, proviamo a salire dentro in modo da vedere come va e come si illumina, insomma. Quindi ci avviciniamo, chiave sempre in tasca perché abbiamo l'Easy Access, presentazione, si aprono gli specchietti, apriamo la porta, eccoci qua, ad accoglierci una bella illuminazione interna a LED, perché vedete anche qui la presentazione di Renault, qua, e guardate che luce che c'è dentro. Come vedete io apro solo la porta del guidatore e non si accendono le luci dietro per i passeggeri. Poi quando saliamo dietro vi farò vedere che si illuminano. Nelle porte c'è comunque questa illuminazione a LED che serve per illuminare sia il pavimento che anche l'interno della nostra Captur. Tutti i tastini qui sono tutti illuminati, come vedete,
eccoci qua, non c'è un tasto che non sia illuminato, bene, molto bene, anche qui come vedete qua nel laterale sempre tutto ben illuminato, i tasti del volante anche quelli tutti retroilluminati, quindi non resta niente fuori, il tasto di accensione è qui, anche quello retroilluminato, e poi andremo a vedere tutto il dentro. Volevo farvi vedere anche dietro, cosa che per un BSUV non è così scontata. Vedete, adesso io ho aperto la porta dietro e si è accesa anche la plafoniera centrale per tutti gli occupanti. Guardate quanta luce c'è. C'è illuminato a giorno, è poco da fare, è veramente ben illuminato. Ho visto dei BSUV, anche C-SUV, che non sono neanche retroilluminati, oppure hanno sì la plafoniera, ma senza luci a LED. Qui addirittura le luci sono singole, quindi posso accendere e spegnere questa, posso accendere questa o posso accendere questa. Ogni occupante può fare quello che vuole, le sue luci. Anche qui nel pavimento tutto ben illuminato grazie a questa plafoniera. E adesso ve lo faccio vedere da dietro. Eccoci qua. Vedete che anche nella porta del passeggero ci sono questi LED che danno quel tocco in più. Bene, adesso ritorno davanti e vi faccio vedere come è fatta. Eccoci qua lato guidatore, come vedete anche qui il cruscotto tutto bello illuminato, che vediamo i vari design, la luce sì, tutto ok. Qui abbiamo anche, per quanto riguarda il nostro specchietto, se io lo apro, ho la luce che mi illumina il mio specchietto. Anche questo qua è un dettaglio non da poco. E quando invece la plafoniera si spegne, qui comunque tutto è retroilluminato. Io basta che scaccio e accendo il mio LED. Stessa cosa anche dall'altra parte. Tasto SOS sempre ben illuminato, anche questo qua. E poi guardate tutta l'illuminazione anche qua dei vari strumenti, delle varie cose, che è tutto ben acceso. Anche qui dove c'è il freno a mano e anche lo start and stop. Questo è il volante, vedete che non c'è un tasto che non sia illuminato, e qui siamo già a 4 anni di vita della mia Captur e 65.000 km, anzi 66.000 adesso. Volevo farvi vedere un'altra particolarità, che qui adesso andiamo sulle impostazioni, veicolo, multisense, vado a configurare la mia modalità e luci. Questo serve per cambiare le luci che parlavamo prima. Quindi accendiamo un attimo l'auto, così vi faccio vedere. Allora abbiamo l'illuminazione, vedete che cambia in bianco, in blu, non so se si riesce a vedere, verde, adesso metto verde, rosso, più sportivo, viola, azzurro, giallo e arancione. Tutto anche dietro qui, vedete nel cruscotto, che cambia in base alla nostra illuminazione. La grafica viene riproposta anche qui nel nostro menu. Guardate, questa è una particolarità, l'interno dell'auto come ben definita, e qui posso aumentare e diminuire l'illuminazione dei LED. Se non voglio la luce, qui posso spegnerli e accenderli. Sono molto carini. Altra cosa, qui sempre dalla configurazione del MySense, posso premere il tastino qui e andare a configurare il cruscotto. Vedete che adesso il mio driver display è così, posso cambiarlo, comfort, ecco, con la grafica mi piace più. A me piace questa qua, perché c'è sia il contagiri che il contachilometri, che ce la ritroviamo qua, che poi qui ci presenta l'anteprima. Diciamo che non è per niente male, per essere un BSUV. Sono curioso, quando magari potrò provare la Captur Restyling, vedere com'è cambiata all'interno, perché avrà il display che non è più un 7 pollici, ma è bensì un 10 pollici, e queste cose qua cambiano. Vedete anche qui i comandi della climatizzazione, tutti illuminati e tutti con il nostro display.
Bene. Adesso, signori, io andrei a fare una prova su strada per farvi vedere quanto sono funzionali questi fari full LED. Adesso piccola prova su strada, quindi speriamo che adesso ho messo i fari abbaglianti in automatico e vediamo, dovrebbero superare i 50 all'ora. Ecco, avete visto che si sono alzati da soli. Quindi adesso noi possiamo correre con i fari abbaglianti. Se incrociamo un'auto o arriviamo su una zona urbana dove è tutto illuminato, si spengono da soli. Vedete che il fascio di luce è molto ampio e anche molto profondo, e questo è il vantaggio appunto dei fari abbaglianti a LED. Andiamo verso il centro abitato. Adesso ho dovuto rallentare, i fari si sono abbassati perché abbiamo diminuito la velocità sotto i 50 all'ora. Adesso è passato, avete visto, tac, si sono alzati subito. Passato il motorino, lui l'ha rilevato e quindi non ha tenuto i fari alti perché stavamo incontrando un'altra auto, un altro mezzo. Vedete anche il cruscotto. Adesso vi faccio vedere un attimo il cruscotto dell'auto, eccolo qui. Quindi mi mette che i fari sono accesi, abbaglianti, e questa è l'illuminazione di notte, che possiamo anche regolare il contrasto insieme anche a tutte le luci interne. Vedete, adesso sono sempre i fari alti, molto ben illuminati. Questi fari a LED, credetemi, anche quando piove si vede molto molto bene, e anche vedete quanto larghi sono. In effetti non ha i fendinebbia quest'auto, neanche su richiesta, però basta abbassare il livello dei fari e possiamo usarli anche come fendinebbia, perché sono talmente tanto larghi che possiamo usarli come fendinebbia. Eccoci qua. Adesso io abbasso, guardate sulla casa, io abbasso, avete visto che comunque la luce cambia e non di poco. I fari a LED sono, secondo me, sempre una sicurezza. Se poi avessimo anche i matrix LED, lì sarebbe una cosa aggiuntiva non da poco. Bene, vedete che anche l'illuminazione interna è tutto ben illuminato, si vede bene anche in corsa. Abbiamo tutti i nostri tastini, che quindi basta un colpo d'occhio e già ci siamo qui. Bene signori, abbiamo fatto una prova così veloce, sì, ok, giusto per farvi vedere come sono i fari, che secondo me restano sempre un livello di sicurezza non da poco. Torniamo alla base così tiriamo le conclusioni. Bene signori, siamo tornati dalla prova su strada. Spero vi sia piaciuto questo video, perché sono dei video diversi dal solito, un po' per far capire anche come sono fatte le luci, quanta gente ci studia per tutte queste luci, perché comunque le luci sono la sicurezza dell'auto, come studiano per gli airbag, come studiano per tante altre cose. Anche queste sono molto interessanti secondo me, quindi da non sottovalutare. E a me piace portare anche queste cose qua. Quando ho la possibilità di avere delle auto che posso provare di notte, io cerco di farvi sempre dei video. Fatemi sapere nei commenti se vi interessano, se vi piacciono, se sono interessanti, e poi iscrivetevi al canale, è gratuito, basta premere il tastino lì iscriviti, mettete un bel like e mettete anche un commento, che sono molto importanti anche i commenti. Grazie a tutti e arrivederci.